Immagina di stare davanti a una folla, con i palmi sudati, il cuore che batte forte, ma invece della paura, provi una sensazione inarrestabile di calma. Non è solo fiducia, è il potere di padroneggiare la persuasione attraverso l'antica saggezza stoica. Lascia che ti dica qualcosa che ha cambiato la mia vita. Le persone più influenti della storia non sono nate con il dono della persuasione. Hanno scoperto qualcosa di molto più potente. Guardati intorno. In un mondo dove 500 milioni di tweet lottano per attirare l'attenzione ogni giorno, dove i video di TikTok bombardano le nostre menti e dove una persona vede in media 1000 pubblicità al giorno, perché alcune voci riescono a superare il rumore mentre altre svaniscono sullo sfondo? La risposta sta in una filosofia di 2000 anni fa che è più rilevante oggi che mai. Ho trascorso anni studiando l'intersezione tra filosofia stoica e psicologia moderna e ho scoperto qualcosa di affascinante. Esistono tecniche specifiche e concrete che possono trasformare chiunque, sì anche te, in un maestro dell'influenza. Ma ecco la questione: non si tratta di manipolazione o trucchetti economici, si tratta di qualcosa di molto più profondo. Quello che stai per imparare non è solo un altro insieme di consigli sulla comunicazione. Questi sono principi testati sul campo che gli imperatori romani usavano per guidare imperi, che i moderni CEO usano per costruire aziende miliardarie e che tu puoi usare per trasformare ogni singola interazione nella tua vita. Dalle cruciali negoziazioni d'affari alle relazioni personali profonde, queste tecniche ristruttureranno il modo in cui ti connetti con gli altri. La parte migliore? Non sono teorie complesse che richiedono anni per essere padroneggiate. Sono strumenti pratici che puoi iniziare a usare oggi. Quindi preparati, perché nei prossimi minuti condividerò l'esatto schema che cambierà per sempre il modo in cui le persone ti percepiscono, ti comprendono e rispondono a te. Non si tratta solo di persuasione, si tratta di padroneggiare l'arte della connessione umana attraverso l'intramontabile saggezza stoica. Il potere di un sorriso. Immagina questo: sei in un ascensore con Keanu Reeves. Prima ancora che tu possa elaborare cosa sta succedendo, lui mostra quel suo famoso sorriso. Non quello falso di Hollywood, quello vero, con gli occhi che si increspano, pura gioia che irradia. In quel momento, come ti senti? Non è solo magia da celebrità, è il potere di quello che gli scienziati chiamano il sorriso di Duchenne, ed è un superpotere che già possiedi. Lascia che ti dica qualcosa di affascinante. Proprio ora, mentre guardi questo video, il tuo cervello non riesce a distinguere tra un sorriso genuino e vera felicità. Per i tuoi circuiti neurali sono la stessa cosa. Quando ho imparato questo, mi ha sconvolto, perché significa che ogni sorriso autentico non è solo un'espressione, è letteralmente un moltiplicatore di felicità. Ma ecco dove diventa davvero interessante. Nel 2019, i ricercatori di Stanford hanno messo persone in negoziazioni ad alto stress. A metà è stato detto di sorridere genuinamente durante i momenti difficili. I risultati? Il gruppo che sorrideva non solo si sentiva meglio, ha concluso il 40% in più di accordi, non perché fossero più intelligenti o più preparati, ma perché i loro sorrisi hanno letteralmente modificato la chimica emotiva della stanza. Ora voglio essere chiaro. Non sto parlando di quel sorriso falso e appiccicato che vedi al check-in degli hotel. Quel tipo di sorriso non solo non riesce a creare connessione, in realtà attiva la risposta di pericolo del nostro cervello. Siamo programmati per rilevare i sorrisi falsi, come siamo programmati per individuare i predatori. Ecco il segreto che ha cambiato la mia vita. Un sorriso genuino inizia negli occhi, non nella bocca. Pensa a qualcuno che ami profondamente. Senti quel calore che si diffonde sul tuo viso, quelle piccole rughe che si formano agli angoli dei tuoi occhi. Quella è la firma di autenticità del tuo sorriso, ciò che gli scienziati chiamano i marcatori di Duchenne. Ma ecco la parte di cui nessuno parla: la vulnerabilità. Un vero sorriso è come abbassare la tua armatura. È come dire: sono umano, tu sei umano, connettiamoci. In un mondo dove tutti cercano di apparire duri, forti e invulnerabili, quel tipo di apertura autentica è come un superpotere.
lascia che condivida un esperimento personale. Per una settimana ho iniziato ogni singola interazione, dal bar alle cruciali riunioni d'affari, con un sorriso genuino, non un saluto, non una parola, solo un sorriso reale, sentito nell'anima. I risultati sono stati sbalorditivi. Le conversazioni fluivano più facilmente, le negoziazioni si sono ammorbidite. Persino il mio caffè mattutino ha migliorato il sapore. Sul serio, ricorda questo. Il tuo sorriso non è solo un'espressione facciale, è un ponte tra anime. Quando sorridi genuinamente a qualcuno, non stai solo muovendo muscoli, stai dicendo «ti vedo, ti accetto e sono felice che tu esista». In un mondo disperatamente affamato di connessione autentica, questo non è solo potente, è rivoluzionario. Il potere del nome. Lascia che ti parli di Sara. 2 anni fa l'ho vista entrare in una stanza con 50 investitori ostili che avevano appena perso milioni in una startup fallita. La tensione era soffocante, ma in pochi minuti li aveva in pugno. Il suo segreto? Qualcosa di così semplice, eppure così potente, che è quasi ridicolo. Ha usato i loro nomi, non solo occasionalmente, li ha maneggiati come un maestro pittore usa un pennello. Pensa all'ultima volta che qualcuno ha dimenticato il tuo nome. Quella sottile fitta che hai provato non è solo imbarazzo, è il tuo cervello che ti dice qualcosa di cruciale sulla psicologia umana. Il tuo nome non è solo una parola, è il suono più dolce che tu abbia mai sentito. La scienza ha dimostrato che quando qualcuno dice il tuo nome, il tuo cervello si illumina letteralmente come un albero di Natale. Non è solo attenzione, è l'attivazione del tuo intero senso di sé. Ma ecco dove la maggior parte delle persone commette errori catastrofici. Imparano questo trucco e improvvisamente iniziano a sembrare venditori di auto usate, lanciando nomi a destra e a manca come coriandoli. Ehi Marco, come stai Marco? Fantastico Marco. Fermati, semplicemente fermati. Non stai ingannando nessuno e stai effettivamente distruggendo la fiducia più velocemente della promessa di un politico. Lascia che condivida una storia personale. Il mese scorso ero in un bar quando ho sentito la barista dire qualcosa che ha cambiato la mia intera giornata. Mi ha guardato negli occhi e ha detto: «Sai cosa c'è di interessante nel tuo nome?» Quel singolo momento ha creato più connessione genuina di un centinaio di generici «come stai?». Il vero potere non sta solo nel dire il nome di qualcuno, sta nel far sentire loro che il loro nome è importante. Quando dici il nome di qualcuno, immagina di maneggiare qualcosa di prezioso, perché è così. Stai maneggiando la loro identità, la loro storia, il loro intero senso di sé. Ecco la verità pratica. Usa i nomi nei momenti cruciali. Quando apri una conversazione, quando fai un punto importante, quando esprimi gratitudine, ma soprattutto, e questo è fondamentale, usali quando vuoi genuinamente connetterti. Perché le persone non ricordano ciò che dici, ricordano come le hai fatte sentire. Ricorda, il tuo obiettivo non è cospargere di nomi la conversazione come sale sulle patatine fritte. Il tuo obiettivo è creare momenti di genuino riconoscimento. Quando qualcuno sente il proprio nome pronunciato con rispetto e autentico interesse, non stai solo attirando la loro attenzione, stai toccando la loro anima. E non è questo che riguarda la vera persuasione, non manipolazione, ma connessione genuina, non trucchi, ma verità, non frequenza, ma impatto. Il mirroring in azione. Lascia che ti racconti della riunione d'affari più imbarazzante della mia vita. Ero seduto di fronte a un CEO giapponese, cercando disperatamente di concludere un affare, quando ho notato qualcosa di strano. Ogni volta che mi sporgevo in avanti, lui si sporgeva in avanti. Quando incrociavo le gambe, qualche secondo dopo, faceva lo stesso. All'inizio pensavo mi stesse prendendo in giro. Poi mi è venuto in mente. Stavo assistendo a un maestro del mirroring in azione. Alla fine di quella riunione mi sentivo come se lo conoscessi da anni. L'affare? Concluso senza una singola obiezione. Ecco cosa mi affascina. Il tuo cervello sta già facendo questo, senza che tu lo sappia. Hai mai notato come automaticamente ti adatti all'energia di qualcuno in una conversazione?
Non è una coincidenza. Sono i tuoi circuiti neurali che fanno ciò che hanno fatto per milioni di anni. Siamo letteralmente programmati per la connessione. Ma ecco dove la maggior parte delle persone sbaglia catastroficamente con il mirroring. Si trasformano in fotocopiatrici umane. Voglio essere chiaro. Se stai copiando ogni singolo movimento come un gioco contorto, non stai costruendo rapporto. Stai facendo un'audizione per uno spettacolo di mimo. E credimi, nessuno lo vuole. Il vero potere del mirroring sta nella sua sottigliezza. Pensalo come una danza, non una copia. Quando qualcuno parla piano, naturalmente abbassi la voce. Quando si sporge con eccitazione, il tuo corpo istintivamente rispecchia la sua energia. Non si tratta di copiare, si tratta di connettersi. Lascia che condivida qualcosa che mi ha sconvolto. I ricercatori di Stanford hanno scoperto che le coppie che naturalmente si rispecchiavano nel linguaggio del corpo avevano l'80% di probabilità in più di riportare un'alta soddisfazione nella relazione. Ma ecco, il punto cruciale, nessuno di loro sapeva di farlo. Questo è il livello di sottigliezza a cui miriamo. Ti dirò la mia regola dei 3 secondi. Aspetta 3 secondi prima di riflettere qualsiasi cambiamento significativo nella postura o nel tono di qualcuno. Perché? Perché è così che avviene naturalmente il mirroring in natura. Il tuo cervello conosce già questa danza, devi solo toglierti di mezzo. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito profondamente compreso da qualcuno. È probabile che ti stessero inconsciamente rispecchiando. Non stavano solo ascoltando le tue parole, stavano assorbendo il tuo intero stato d'essere. Questo è ciò che rende il mirroring così potente. Non si tratta solo di abbinare i movimenti, si tratta di abbinare l'energia. Ma ricorda questa verità cruciale: il mirroring senza interesse genuino è come cercare di guidare un'auto senza motore. Sembra giusto, ma non va da nessuna parte. L'obiettivo non è creare una copia carbone, è creare una connessione. Quando rispecchi qualcuno con interesse autentico, non stai solo riflettendo i loro comportamenti esterni, stai riconoscendo il loro stato interno. E non è questo che stiamo tutti cercando. Non qualcuno che ci copia, ma qualcuno che ci capisce davvero, qualcuno che risuona con la nostra frequenza. In un mondo di interazioni artificiali, quel tipo di risonanza genuina non è solo rara, è rivoluzionaria. La tattica del favore. Immagina questo. È il 1757, Filadelfia. Benjamin Franklin sta fissando il suo più grande nemico politico dall'altra parte di una stanza fumosa. Invece di lanciare insulti, fa qualcosa di assolutamente bizzarro. Chiede in prestito un libro raro. Non un libro qualsiasi, ma il possedimento più prezioso del suo rivale. Ed ecco dove diventa affascinante. Quella semplice richiesta ha trasformato il suo peggior nemico in un amico per la vita. Non era solo fortuna, era genio psicologico in azione. Lascia che ti racconti una versione moderna accaduta il mese scorso. Stavo facendo una presentazione a una stanza piena di dirigenti che sembravano interessati quanto adolescenti a una lezione di calcolo. Proprio prima di iniziare, ho chiesto a uno dei CEO più intimidatori se poteva aiutarmi a regolare il microfono. È successo qualcosa di magico. Alla fine del mio discorso, indovina chi è diventato il mio più grande sostenitore? Lo stesso CEO che aveva trascorso 3 secondi a sistemare il mio microfono. Ma ecco la cosa che la maggior parte delle persone interpreta in modo veramente sbagliato sulla tecnica del favore. Vanno troppo in grande, troppo in fretta. Chiedere a qualcuno di aiutarti a traslocare al vostro primo incontro non è psicologia intelligente, è solo fastidioso. La magia sta nelle piccole richieste, i piccoli momenti di fiducia che dicono «apprezzo la tua competenza». Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha chiesto aiuto per qualcosa in cui sei bravo. Forse era un consiglio di cucina, o supporto tecnico, o anche solo indicazioni stradali. Ricordi quel caldo bagliore che hai provato? Non era solo gentilezza, era il sistema di ricompensa del tuo cervello che si attivava a pieno regime. Quando aiutiamo gli altri, i nostri cervelli rilasciano ossitocina, la stessa sostanza chimica che ci fa innamorare. Ecco cosa mi sconvolge. La ricerca mostra che le persone che ci fanno favori finiscono per apprezzarci più delle persone a cui noi facciamo favori. Sembra alla rovescia, vero?
ma i nostri cervelli cercano costantemente di giustificare le nostre azioni. Quando investiamo in qualcuno, anche con qualcosa di piccolo come prestare una penna, la nostra mente pensa: beh, l'ho aiutato, quindi devo apprezzarlo. Ma lascia che condivida il segreto cruciale che ho imparato dopo molti anni. Il tempismo è tutto. Chiedere un favore non è come ordinare da un menù, è come fare una proposta di matrimonio. Il momento deve essere giusto, il contesto deve essere perfetto e, cosa più importante, deve sembrare naturale. Ti darò le mie 3 regole d'oro. Fallo piccolo ma significativo. Rendilo specifico per la loro competenza. Mostra genuino apprezzamento dopo. Ricorda, non stai solo chiedendo aiuto, stai offrendo a qualcuno la possibilità di investire nella vostra relazione. Quando qualcuno ti aiuta, non ti sta solo dando il suo tempo o le sue risorse, ti sta dando un pezzo di sé. E questa è la vera magia della tecnica del favore. Trasforma le transazioni in connessioni. In un mondo dove tutti cercano di dimostrare quanto sono indipendenti, chiedere aiuto non è solo psicologia intelligente. È un atto radicale di fiducia, è dire: vedo il tuo valore e sono abbastanza umile da riconoscerlo. E nella mia esperienza, quel tipo di vulnerabilità autentica è il modo più veloce per trasformare estranei in alleati e alleati in amici. Il potere della reciprocità. Ti sei mai chiesto perché quella prova gratuita di caffè al supermercato è così pericolosa per il tuo portafoglio? Lascia che ti racconti cosa è successo quando ho cercato di rifiutare un pezzo di torta dalla mia vicina giapponese la settimana scorsa. Più rifiutavo, più insisteva intensamente. 2 giorni dopo mi sono ritrovato a comprarle un intero cesto regalo. Non è solo cortesia culturale, è la legge della reciprocità che suona nel tuo cervello come un violino. Ecco un fatto sbalorditivo. Gli antropologi non hanno mai trovato una cultura umana dove la reciprocità non esiste. Mai. Nemmeno una. Dalle sale riunioni di Wall Street alle tribù dell'Amazzonia, questa forza invisibile modella ogni interazione umana. È letteralmente codificata nel nostro DNA. Ma lascia che ti dica dove la maggior parte delle persone fallisce spettacolarmente con la reciprocità. La trattano come un'equazione matematica. Se gli offro un caffè, dovranno aiutarmi a traslocare. Se mando questo regalo, dovranno darmi quel contratto. Fermati, semplicemente fermati. Non stai facendo algebra avanzata, stai costruendo connessioni umane. Ho imparato questa lezione nel modo più difficile. Anni fa ho cercato di conquistare clienti inviando regali costosi prima degli incontri. Sai cosa è successo? Si sono sentiti manipolati, pressati, a disagio. Ma quando ho iniziato a condividere valore genuino e inaspettato, come un articolo rilevante che poteva aiutare la loro attività, o presentandoli a qualcuno nella mia rete che poteva risolvere il loro problema, tutto è cambiato. Ecco cosa mi affascina della reciprocità. Funziona meglio quando dimentichi che esiste. È come cercare di addormentarsi. Più ci provi, più diventa impossibile. La vera magia accade quando dai senza tenere il conto. Lascia che condivida un segreto che ha trasformato la mia comprensione. La reciprocità non riguarda il cosa, riguarda il perché. Quando offri a qualcuno un caffè da 5 euro perché vuoi genuinamente illuminare la loro giornata, crea un impulso più forte a ricambiare di un regalo da 500 euro dato con secondi fini. La tua intenzione lascia un'impronta emotiva che le persone possono sentire. Pensa all'ultima volta che qualcuno ha fatto qualcosa di inaspettatamente gentile per te. Ricordi quell'impulso caldo, quasi scomodo di ricambiare? Non è colpa, è il circuito di reciprocità del tuo cervello che funziona a piena potenza. Siamo letteralmente programmati per mantenere l'equilibrio sociale, ma ecco la verità cruciale. La reciprocità non è una transazione, è una danza. A volte guidi, a volte segui. E a volte entrambi create qualcosa di completamente nuovo. Nel momento in cui inizi a trattarla come un distributore automatico, inserisci gentilezza, aspettati il resto esatto, hai già perso la partita. Ricorda questo, ogni atto di donazione genuina crea un effetto a catena che non puoi prevedere o controllare. Quell'articolo che hai condiviso potrebbe portare a un'opportunità di lavoro 6 mesi dopo.
Quella presentazione che hai fatto potrebbe risultare in una partnership che cambia la vita. Quel semplice atto di gentilezza potrebbe tornarti in modi che non hai mai immaginato. In un mondo ossessionato dai ritorni immediati, essere genuinamente generosi senza aspettative non è solo rinfrescante, è rivoluzionario, perché la vera reciprocità non riguarda ciò che ti torna indietro, riguarda ciò che metti nel mondo. La scarsità. Lascia che ti racconti del biscotto più costoso che abbia mai mangiato. L'estate scorsa sono passato davanti a una pasticceria con un cartello. Solo 12 biscotti preparati al giorno. Quando finiscono, finiscono. La fila era di 30 persone. Mi sono unito? Certamente. Ho pagato $15 per un singolo biscotto? Imbarazzante, sì. Era il miglior biscotto che abbia mai mangiato. In realtà, no. Ma ecco la parte folle. Penso ancora a quel biscotto. Non perché fosse straordinario, ma perché potrei non avere mai più la possibilità di provarlo. Ecco cosa c'è di affascinante nel tuo cervello. È assolutamente terribile nel desiderare ciò che può avere, ma ossessionato da ciò che potrebbe perdere. Gli scienziati lo chiamano avversione alla perdita, ma io lo chiamo la sindrome di Netflix. Sai, quando improvvisamente vuoi guardare quel film che stanno rimuovendo la prossima settimana, anche se è rimasto nella tua lista per 2 anni, ma ecco dove le persone fraintendono catastroficamente la scarsità. Pensano che si tratti di rendere le cose rare. Sbagliato, totale sbagliato. La vera scarsità non riguarda la limitazione, riguarda il valore a rischio di scomparire. Lascia che ti spieghi la differenza. Ricordi quei giocattoli a edizione limitata del fast food che ogni catena di ristoranti sforna? Stampano edizione da collezione su cianfrusaglie di plastica e creano scadenze artificiali, ma non c'è nulla di veramente prezioso in essi, tranne la scarsità prodotta artificialmente. Ora pensa al limite massimo di Bitcoin di 21 milioni di monete. Questa è vera scarsità, supportata da certezza matematica e utilità genuina. Vedi la differenza? Uno è crollato e bruciato, l'altro ha creato milionari. Ho imparato questa lezione nel modo più difficile nella mia prima attività. Ho cercato di creare falsa urgenza con timer di conto alla rovescia e messaggi del tipo posti limitati disponibili. Sai cosa è successo? Le persone hanno visto attraverso. La mia credibilità è crollata più veloce di un pallone di piombo. Ma quando ho iniziato a essere onesto riguardo a limitazioni genuine, come posso prendere solo 3 clienti al mese perché ogni progetto ha bisogno della mia completa attenzione, tutto è cambiato. Ecco la verità psicologica che ha cambiato la mia vita. La scarsità funziona solo quando è legata a un valore genuino. Pensaci, nessuno va nel panico per l'esaurimento dei rifiuti. Ma di alle persone che c'è una carenza del loro caffè preferito. Guarda il caos scatenarsi. Lascia che condivida le mie 3 regole per la scarsità etica. Deve essere reale e verificabile. Deve proteggere o migliorare la qualità. Deve servire gli interessi di entrambe le parti. L'esempio più potente che abbia mai visto era un piccolo ristorante a Tokyo. Servono solo 12 persone a sera, non perché non possano servire di più, ma perché lo chef insiste nel preparare personalmente ogni piatto. Non è marketing, è integrità. E indovina? Sono prenotati per i prossimi 2 anni. Ma ecco l'avvertimento cruciale. Maneggiare la scarsità è come maneggiare la nitroglicerina. Usata con cura è medicina. Usata sconsideratamente esplode in faccia. Nel momento in cui le persone percepiscono manipolazione, non hai solo perso una vendita, hai perso la fiducia. E nel mondo di oggi la fiducia è la risorsa più scarsa di tutte. Ricorda questo. La vera scarsità non riguarda la creazione di ansia, riguarda la preservazione del valore. In un mondo di infinite copie digitali e produzione di massa, le cose che sono genuinamente limitate, personali e autentiche non diventano solo preziose, diventano inestimabili. Creare curiosità. Immagina di scorrere Netflix e improvvisamente vedi uno schermo nero con un testo bianco. Questo è il documentario più controverso che abbiamo mai rilasciato. Il tuo pollice si ferma, il tuo cervello prude, e proprio così ti hanno catturato.
Non è solo buon marketing, è il circuito di curiosità del tuo cervello che si attiva a pieno regime. Lascia che ti racconti di un esperimento che ho fatto a una conferenza di business l'anno scorso. Ho iniziato la mia presentazione con: nei prossimi 20 minuti vi dirò qualcosa che cambierà completamente il vostro modo di pensare al successo. Ma prima, lasciate che vi racconti del mio più grande fallimento. La stanza era completamente silenziosa, non perché sono un grande oratore, ma perché avevo appena utilizzato una delle forze più potenti nella psicologia umana: la curiosità. Ecco cosa mi affascina della curiosità. È l'unica emozione che rende il disagio piacevole. Pensaci, quando sei curioso, l'incertezza diventa eccitante invece che spaventosa. Ecco perché i romanzi gialli vendono milioni di copie e perché non puoi fare a meno di cliccare su quei titoli "Non crederai a quello che è successo dopo", anche se poi ti odii per averlo fatto. Ma ecco dove la maggior parte delle persone fallisce catastroficamente con la curiosità. Rivelano troppo presto. È come dire la battuta finale prima della barzelletta. Il vero potere sta nel divario, quello spazio delizioso tra ciò che le persone sanno e ciò che vogliono sapere. Lascia che condivida la formula in 3 parti che ha trasformato la mia comunicazione. Pianta il seme, solleva una domanda intrigante. Annaffialo con cura, lascia indizi sottili. Lascialo sbocciare naturalmente, rivela nel momento perfetto. Ho imparato questo osservando maestri narratori. Non ti dicono semplicemente cosa succede, ti fanno avere bisogno di sapere cosa succede. È la differenza tra dire "è stato il maggiordomo" e "tutti in quella villa avevano un motivo, ma solo una persona aveva la chiave". Ma ecco l'avvertimento cruciale. La curiosità senza ricompensa è come uno starnuto che non esce, intensamente insoddisfacente. La tua rivelazione deve essere all'altezza del tuo stimolo. Ho visto una volta un oratore costruire una suspense incredibile per 30 minuti, solo per rivelare qualcosa di così ovvio che il pubblico si è sentito imbrogliato. Più grande è il divario di curiosità, più grande deve essere la ricompensa. Pensa a questo. Perché ricordi alcune cose istantaneamente, mentre altre scivolano via, non importa quanto duramente studi, perché la curiosità è il riflettore del cervello. Quando sei genuinamente curioso di qualcosa, il tuo cervello cambia letteralmente la sua chimica per aiutarti a imparare e ricordare meglio. È come avere un evidenziatore mentale che dice: questo è importante, ricorda. La curiosità non riguarda solo il trattenere informazioni, riguarda il creare un prurito che deve essere grattato. In un mondo che annega nelle informazioni, rendere le persone curiose non è solo un'arte, è un superpotere. Perché quando rendi qualcuno curioso, non hai solo la sua attenzione, hai la sua mente. Ascolto attivo. Lascia che ti racconti di un'amicizia che ho quasi perso perché non stavo realmente ascoltando. Il mio migliore amico continuava a cercare di dirmi delle sue difficoltà con l'ansia, ma ero troppo occupato a pensare a dare consigli per ascoltare veramente cosa stava dicendo. Non è stato fino a quando ha smesso di chiamarmi del tutto che ho realizzato quanti segnali avevo perso. I sottili indizi nella sua voce, le frasi non completate, il modo in cui continuava a tornare sulle stesse preoccupazioni che ero troppo preoccupato per comprendere veramente. Ecco cosa mi affascina della conversazione umana. In media ricordiamo solo circa il 25% di ciò che sentiamo, non perché siamo cattive persone, ma perché i nostri cervelli elaborano pensieri 4 volte più velocemente di quanto le persone parlino. È come cercare di guardare un film al rallentatore. La nostra mente continua a voler correre avanti, ma ecco dove la maggior parte delle persone fallisce catastroficamente nell'ascolto. Pensano che sia un'attività passiva, pensano che stare in silenzio sia la stessa cosa che ascoltare. È come pensare che stare in un garage ti renda un'automobile. Il vero ascolto attivo è più come essere un detective. Stai cercando indizi in ogni parola, ogni pausa, ogni cambiamento di tono. Lascia che condivida qualcosa che ha trasformato la mia comprensione. I ricercatori della MIT hanno scoperto che le negoziazioni di successo erano determinate non da ciò che veniva detto, ma da quanto bene ogni parte si sentiva ascoltata. Pensaci per un secondo. Non riguardava la persuasione o argomenti intelligenti,
riguardava far sentire l'altra persona veramente compresa. Ti darò il mio schema a 3 livelli per un ascolto magistrale. Livello superficiale: cosa stanno dicendo? Livello emotivo: come si sentono riguardo a ciò che stanno dicendo? Livello del bisogno: cosa stanno realmente chiedendo? Per esempio, quando qualcuno dice «questo progetto sta impiegando troppo tempo», potrebbe in realtà dire «mi sento ansioso riguardo al raggiungimento dei miei obiettivi», o anche più in profondità «sono preoccupato per la sicurezza del mio lavoro». Ma ecco il segreto cruciale che mi ci sono voluti anni per imparare. Il vero ascolto richiede di abbandonare la tua agenda. Quando qualcuno parla, il tuo unico compito è capirlo, non correggerlo, non preparare la tua risposta, solo capire. Pensa all'ultima volta che ti sei sentito veramente ascoltato, non solo quando qualcuno annuiva, ma profondamente compreso. Ricordi come ti sei sentito? Non è solo conforto emotivo, è il circuito sociale del tuo cervello che si illumina come a Capodanno. Lascia che condivida la mia checklist fisica per l'ascolto attivo. Occhi concentrati, non solo rivolti verso di loro, ma realmente guardandoli. Corpo angolato verso di loro, la psicologia lo chiama posizionamento positivo. Mani aperte e visibili, mostra che sei letteralmente e figurativamente aperto. Testa leggermente inclinata, il segnale universale di curiosità. Ricorda questo: ogni conversazione è come una danza. Quando qualcuno parla, sta estendendo un invito. La tua risposta, la tua attenzione genuina e concentrata, è come accetti quell'invito. In un mondo dove tutti stanno lottando per essere ascoltati, essere qualcuno che ascolta veramente non è solo raro, è rivoluzionario. La legge del contrasto. Immagina questo. Sei in una caffetteria locale. Il barista ti dice che la loro bevanda speciale costa 15 euro. La tua mascella cade, ma poi sorride e dice «In realtà, oggi costa solo 7 euro». Improvvisamente, 7 euro sembra un vero affare, eppure in qualsiasi altro giorno potresti pensarci 2 volte per un caffè da 7 euro. Questa, amici miei, è la legge del contrasto in azione, e una volta che la comprendi, non vedrai mai più il mondo allo stesso modo. La legge del contrasto non è solo un principio astratto, è la forza invisibile che modella il modo in cui prendiamo decisioni ogni singolo giorno. Quando sperimentiamo 2 cose una dopo l'altra, il nostro cervello non le giudica indipendentemente. Invece crea un contrasto drammatico che cambia il modo in cui ci sentiamo riguardo alla seconda cosa. Lascia che ti mostri quanto sia potente. Prova questo esperimento a casa. Tieni la mano sinistra in acqua ghiacciata e la mano destra in acqua calda per 30 secondi. Ora immergi entrambe le mani in acqua a temperatura ambiente. La tua mano sinistra giurerà che l'acqua è calda, mentre la tua mano destra insisterà che è fredda. Stessa acqua, sensazioni completamente diverse. Ma ecco dove diventa affascinante. E perché devi padroneggiare questo principio? Immagina di star negoziando il tuo stipendio. Il tuo potenziale datore di lavoro ti offre 50.000 euro. Deludente, vero? Ma se avessero iniziato discutendo di una posizione di formazione da 30.000 euro, prima di offrirti quel ruolo da 50.000 euro, improvvisamente quegli stessi 50.000 euro sembrano molto più attraenti. Ora so cosa stai pensando. Non è manipolazione? Ecco la verità. Come qualsiasi strumento, la legge del contrasto può essere usata per il bene o per il male. La chiave è l'integrità. Non usare il contrasto per ingannare, usalo per evidenziare un valore genuino. Quando sei onesto riguardo alle tue intenzioni, il contrasto diventa non un'arma di manipolazione, ma uno strumento per una comunicazione chiara. Pensa a insegnare a qualcuno un argomento complesso. Inizia mostrandogli la versione più complicata, il tipo che fa girare la testa. Poi rivela la spiegazione semplificata. Guarda i loro occhi illuminarsi mentre la comprensione scatta. Quel momento di chiarezza è la legge del contrasto che fa la sua magia. Ecco il segreto che la maggior parte delle persone perde. Il contrasto non riguarda solo numeri o prezzi, riguarda emozioni, idee ed esperienze. Quando padroneggi questo principio, non stai solo imparando una tattica di persuasione,
Stai imparando ad aiutare le persone ad apprezzare veramente il valore. Ma ricorda questo punto cruciale: il tempismo è tutto. L'ordine in cui presenti le informazioni può cambiare drasticamente il modo in cui vengono ricevute. È come essere un maestro chef, sapere esattamente quando introdurre ogni ingrediente per creare il piatto perfetto. Il contrasto più potente non è tra buono e cattivo, è tra buono e migliore, tra soddisfare le aspettative e superarle, tra risolvere un problema e trasformare la prospettiva di qualcuno. Usa questa saggezza con attenzione, perché una volta che comprendi la legge del contrasto, detieni una chiave per influenzare decisioni, cambiare percezioni e connetterti con le persone a un livello più profondo. Assicurati solo di usarla per aggiungere valore alla vita delle persone, non per approfittarti di loro. Il potere del tocco. Lascia che ti racconti una storia che ha cambiato per sempre il mio modo di vedere la connessione umana. Mio nonno era in ospedale, quasi non rispondeva da giorni. I medici avevano provato di tutto, ma poi mia nonna gli ha semplicemente tenuto la mano e per la prima volta in giorni lui ha ricambiato la stretta. Le infermiere l'hanno chiamato un miracolo. Io lo chiamo il potere del tocco. Viviamo in un mondo di schermi e connessioni digitali. Inviamo emoji invece di abbracci. Mettiamo mi piace invece di dare una pacca rassicurante sulla spalla. Ma c'è qualcosa che stiamo perdendo. Qualcosa di primordiale. Qualcosa di insostituibile. Pensa a questo. Quando un amico sta piangendo, cosa è più potente? Inviare un messaggio di solidarietà o posare delicatamente la mano sulla sua spalla. Il tuo corpo conosce già la risposta. Perché il tocco parla un linguaggio che le parole non possono eguagliare. Ora, ecco cosa mi ha affascinato nella mia ricerca. Un semplice tocco può trasformare un'intera interazione. Immagina di essere a una riunione d'affari. 2 scenari. Nel primo, entri, saluti con un cenno, fai la tua presentazione. Nel secondo, entri, dai una stretta di mano decisa, fai esattamente la stessa presentazione. Gli studi mostrano che nel secondo scenario aumenti le tue possibilità di successo fino al 40%. 40% solo da una stretta di mano. Ma ecco la parte cruciale. E per favore, ascolta attentamente. Il tocco è come il fuoco. Può riscaldare una casa o bruciarla. Devi leggere l'ambiente. Devi comprendere i confini. Ciò che funziona a New York potrebbe offendere a Tokyo. Ciò che è comodo per una persona potrebbe mettere a disagio un'altra. Ecco cosa rivela la ricerca. Ed è sorprendente. Un breve tocco appropriato può rilasciare ossitocina, l'ormone della fiducia, può abbassare il cortisolo, l'ormone dello stress, può letteralmente cambiare la biochimica di qualcuno, ma, e questo è assolutamente critico, solo quando è benvenuto. Quindi come navighi in questo? Inizia in piccolo, osserva i segnali, una stretta di mano, forse un leggero tocco sull'avambraccio durante un punto importante nella conversazione. Se appropriato, presta attenzione a come le persone rispondono, si avvicinano o si allontanano, sono a loro agio o tesi. I tuoi occhi e il tuo istinto sono le tue migliori guide. Ho visto il tocco trasformare negoziazioni, rafforzare team e guarire relazioni. Ma l'ho anche visto distruggere la fiducia quando usato incautamente. La chiave? Rispetto, sempre rispetto. Leggi la situazione, leggi la cultura, leggi la persona. Ricorda questo. Nel nostro mondo iperdigitale, il contatto fisico appropriato è diventato ancora più potente, non meno. Quando tutti gli altri si nascondono dietro gli schermi, un tocco ben temporizzato e rispettoso può essere la differenza tra una connessione e solo un'altra conversazione. Ma non dimenticare mai, ogni persona che incontri porta i propri confini invisibili. Il tuo compito non è spingere quei confini. Il tuo compito è rispettarli mentre costruisci connessioni umane genuine, perché alla fine della giornata non siamo solo menti che interagiscono con menti, siamo umani che desiderano connessioni reali e tangibili in un mondo sempre più virtuale. La prova sociale. Lascia che ti racconti di un momento che mi ha mostrato quanto sia potente davvero la prova sociale. Stavo camminando per una strada affollata
quando ho notato qualcosa di strano. Un gruppo di persone stava guardando in alto verso il cielo. In pochi secondi mi sono ritrovato a guardare in alto anch'io. In pochi minuti l'intera strada si era fermata. Tutti guardavano in alto verso assolutamente nulla. Proprio così, non c'era niente. Ma il potere della prova sociale era così forte che ha letteralmente fermato il traffico. Pensa all'ultima volta che hai scelto un ristorante. Sii onesto. Hai scelto quello vuoto o quello con la folla fuori? Tutti sappiamo quale sembra più attraente. Ma perché? Cosa ci fa fidare di perfetti sconosciuti per guidare le nostre scelte a cena? Ecco cosa mi affascina e cosa potrebbe turbarti. Le tue decisioni più personali probabilmente non sono personali come pensi. Lascia che te lo dimostri. Immagina che stai acquistando cuffie online. Ci sono 2 modelli identici, stesso prezzo, stesse caratteristiche, ma uno ha 10.000 recensioni a 5 stelle, mentre l'altro non ne ha. Quale sceglieresti? Non provare nemmeno a fingere che sceglieresti quello senza recensioni. Questa è la prova sociale che dirottata il tuo cervello. Un piccolo bar stava lottando finché il proprietario non ha provato qualcosa di intelligente. Ha assunto alcune persone semplicemente per stare in fila. Questo è tutto, solo stare lì. La vista di quella fila ha reso gli altri curiosi. Veri clienti hanno iniziato a unirsi. In poche settimane la fila artificiale è diventata reale. Oggi c'è ancora una fila, ma ora è genuina. Ma ecco dove diventa pericoloso, e devi sentire questo. La prova sociale non è sempre onesta. Quelle recensioni su Amazon, alcune sono false. Quegli influencer di Instagram, molti sono pagati. Quella folla di clienti soddisfatti potrebbero essere attori assunti. Stiamo vivendo in un'epoca in cui la prova sociale stessa viene fabbricata. Lascia che condivida qualcosa che mi ha scioccato nella mia ricerca. Gli studi mostrano che gli ospiti degli hotel che vedono un cartello che dice «Il 75% degli ospiti riutilizza i propri asciugamani» sono significativamente più propensi a riutilizzare i propri asciugamani rispetto a quelli che vedono un cartello che parla di salvare l'ambiente. Pensaci, siamo più motivati da ciò che fanno gli altri che dal salvare il pianeta. Ecco la trappola psicologica che la maggior parte delle persone perde. La prova sociale funziona meglio quando siamo incerti. Più ci sentiamo confusi o sopraffatti, più guardiamo agli altri per indizi su cosa fare. In un mondo di scelte infinite, stiamo diventando più vulnerabili a questa influenza, non meno. Ti dirò un segreto sulla prova sociale che mi ci sono voluti anni per capire. Non riguarda solo i numeri, riguarda la rilevanza. 1000 testimonianze da sconosciuti non sono potenti come una raccomandazione da qualcuno di cui ti fidi. Ecco perché il marketing degli influencer funziona. Ci sentiamo come se conoscessimo queste persone. Ma ecco l'applicazione più potente che abbia mai visto. Usare la prova sociale per un cambiamento positivo. Quando le persone apprendono che la maggior parte dei loro vicini sta riducendo il consumo di energia, naturalmente iniziano a usare meno elettricità. Quando vedono altri portare borse riutilizzabili al supermercato, fanno lo stesso. Ricorda questo. Nel nostro mondo iperconnesso, la prova sociale non è solo una tattica di marketing. È una forza che modella la cultura, usala saggiamente, usala eticamente e, cosa più importante, impara a riconoscere quando viene usata su di te. Perché ecco la verità, siamo tutti suscettibili alla prova sociale. Il vero potere non deriva dal resisterle, ma dallo scegliere attentamente le orme che seguiamo. Dopotutto, solo perché tutti stanno guardando in alto verso il cielo, non significa che ci sia effettivamente qualcosa lassù. Le anticipazioni. Lascia che ti racconti di un esperimento che ha cambiato per sempre il mio modo di vedere la psicologia umana. Un ricercatore ha dato a 2 gruppi di persone esattamente lo stesso cioccolato, ma c'era un colpo di scena. Il primo gruppo ha potuto mangiarlo immediatamente. Il secondo gruppo ha dovuto aspettare 30 minuti, immaginando come sarebbe stato il sapore. Ecco la parte sconvolgente. Il secondo gruppo ha riportato un piacere significativamente maggiore mangiando esattamente lo stesso cioccolato. Questo è il puro potere dell'anticipazione. Pensa al tuo trailer di film preferito. Sai, quello che ti ha fatto venire la pelle d'oca?
Perché guardiamo i trailer più e più volte quando sappiamo che sono solo frammenti? Perché a volte l'eccitazione per ciò che sta per arrivare è ancor più inebriante della cosa stessa. Ecco cosa mi affascina e cosa potrebbe sorprenderti. I nostri cervelli in realtà rilasciano più dopamina durante l'anticipazione di una ricompensa che quando la riceviamo. Lascia che te lo dimostri. Ricordi la vigilia di Natale quando eri bambino? Quella sensazione elettrica di eccitazione era probabilmente più intensa dell'apertura di qualsiasi singolo regalo. Questo è il tuo cervello sotto anticipazione ed è assolutamente inebriante. Ho assistito a questo principio creare magia in una piccola libreria. Invece di annunciare semplicemente nuove uscite, hanno iniziato a inviare ai loro clienti indizi misteriosi sui libri in arrivo. Le persone sono diventate ossessionate nel risolvere questi enigmi letterari. I loro preordini sono quadruplicati. Perché? Perché hanno trasformato l'acquisto di libri in un'avventura. Ma ecco dove diventa pericoloso, e devi sentire questo. Quando l'anticipazione si accumula troppo, quando la promessa supera la consegna, qualcosa si rompe, come quel film che avevi voglia di vedere che non poteva possibilmente essere all'altezza dell'hype. Più alta è l'anticipazione, più dura è la caduta. Il perfetto equilibrio di anticipazione non riguarda la costruzione della massima eccitazione, riguarda la costruzione del giusto tipo di eccitazione. Pensalo come uno chef che aggiunge spezie. Troppo poco, il piatto è insipido, troppo, è rovinato. Ecco l'intuizione psicologica che la maggior parte delle persone perde. L'anticipazione funziona meglio quando c'è un accenno di incertezza. Se sai esattamente cosa sta per arrivare, la magia svanisce. Ma se non hai idea di cosa aspettarti, l'ansia sostituisce l'eccitazione. Il punto dolce? Sapere abbastanza per essere eccitato, ma non abbastanza per essere certo. Ti parlerò di una tecnica che ho visto fare meraviglie, la scala dell'anticipazione. Invece di una grande rivelazione, crea una serie di rivelazioni più piccole, ognuna basata sulla precedente. Guarda come le persone salgono quella scala di eccitazione, diventando sempre più coinvolte ad ogni passo. Ricorda questo, nel nostro mondo di gratificazione istantanea, l'anticipazione sta diventando un'arte perduta, ma sta anche diventando più potente che mai, perché quando tutto è immediato, il piacere dell'attesa, del desiderio, diventa straordinario. Usa questa saggezza con attenzione, perché l'anticipazione non riguarda solo la creazione di eccitazione, riguarda la creazione di significato. Quando anticipiamo qualcosa, vi investiamo le nostre speranze, i nostri sogni, la nostra immaginazione, lo rendiamo parte della nostra storia. E parlando di anticipazione, ho qualcosa di speciale che ti aspetta. Vedi quelle schermate finali che stanno apparendo proprio ora? Clicca per scoprire altri video affascinanti sulla psicologia stoica.